Ciao a tutti. La violenza psicologica è un reato penale. Tale violenza, comprendente l'abuso verbale, mentale ed emotivo, lascia profonde e gravi cicatrici nella psiche delle persone. Tanto è vero che una ricerca pilota, denominata epigenetica per le donne, ha dimostrato che la violenza sulle donne va ad imprimere cicatrici molecolari su almeno 3 geni collegati alla funzione dell'apprendimento, della memoria e della risposta allo stress. Il tutto è connesso al PTSD, ovvero disturbo post-traumatico da stress, un aspetto di disagio mentale che si genera dopo aver subito eventi altamente scioccanti. Tutto questo risulta essere una violazione dei diritti umani, nonché un grave problema di salute pubblica globale. Ciò significa che il risarcimento può essere sollecitato per danni morali, fisici, patrimoniali alla persona o alla reputazione, ossia un comportamento illecito o diffamatorio. L'abuso psicologico si palesa mediante una sfilza di atteggiamenti devastanti, quali la manipolazione, il dominio e la coercizione, che compromettono l'autostima e l'amor proprio delle persone implicate. Questo tipo di violenza può provocare la depressione, l'ansia, l'insonnia e addirittura il disturbo post-traumatico da stress. Ma entriamo nello specifico e scopriamo quali sono gli abusi psicologici riconosciuti dal Codice Penale italiano e come comportarsi per ottenere il risarcimento danni. Violenza privata, atti persecutori o stalking, minaccia, lesione personale, aggravanti della lesione personale, maltrattamenti familiari. Per avere diritto ad un risarcimento per danni psicologici, la persona coinvolta deve astenersi ai seguenti step. Attingere a più prove e informazioni possibili che potrebbero implicare testimonianze, registrazioni audio e video, fotografie, ricevute fiscali e quadro clinico, medico o psicologico, atti che attestano le eventuali perdite di denaro, denunce esposte alle forze dell'ordine e tutto ciò che può aiutare a ricevere un risarcimento per danni subiti. Unire tutti i documenti dove è esplicita la richiesta di risarcimento del danno e inviarli tramite un legale al soggetto responsabile oppure al suo avvocato. Da questo momento può accadere che l'individuo accusato di violenza sia propenso a negoziare. Ma mettiamo il caso che ti trovi davanti ad un soggetto che non vuole pagare il risarcimento danni che gli è stato imposto dalla legge. Allora, in tale frangente, scopriamo le varie alternative che hai da mettere in atto. Tu, vittima di abuso, hai la facoltà di avviare una vera e propria azione legale contro la tal persona. Dopodiché hai il potere di fare richiesta al tribunale di disporre il pignoramento dei beni del soggetto in questione. Inoltre hai il diritto di rivolgerti ad un'agenzia di recupero crediti per riscuotere quanto ti è dovuto legalmente. Questo è ciò che prevede la legislatura in Italia. Ti è capitato di ottenere un risarcimento per danni subiti? Racconta qui sotto nei commenti. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.